Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo un grande classico della cucina di questo paese, il tempuradon, o tendon per gli amici, ovvero una bella tazza di riso fumante con sopra una generosa porzione di tempura. La tempura, come già saprete, è la famosa frittura alla giapponese, conosciuta in tutto il mondo per essere estremamente leggera e croccante. Il piatto di per sé non è complicato da fare, ma bisogna essere un po' organizzati per riuscire a servirlo nel modo corretto. In compenso gli ingredienti non sono molti, andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la pastella avremo bisogno di 100 g di farina di riso, 150 ml di acqua molto fredda e un tuorlo d'uovo. Per la salsa avremo bisogno di 100 ml di brodo dashi, 2 cucchiai di mirin, 2 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaio di sake, un cucchiaio di zucchero e un pizzico di shishimi togarashi. Per 2 porzioni di tendon avrete bisogno di verdura mista tagliata a fettine, nel mio caso melanzane, cipollotto, zucchine, zucca, radice di loto e funghi shiitake, ma potete mettere quello che volete, 6 code di gambero intere, un po' di farina di riso, un litro di olio per frittura, qualche goccia di olio di sesamo, 150 g di riso giapponese e sale quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti i nostri ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 6 fasi: la cottura del riso, la preparazione della salsa, la preparazione della pastella, la preparazione dei gamberi, la frittura e infine l'impiattamento. Per preparare il riso cominciamo col disporlo in uno scolapasta. Aggiungiamo acqua fredda, mescoliamolo delicatamente in modo da far uscire l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo l'operazione per altre 3 volte. Dopo aver disposto il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 225 ml di acqua, ovvero 1,5 volte il suo peso. Chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno circa 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, controlliamo il riso, mescoliamolo in modo da separare i chicchi, chiudiamo e lasciamo riposare fino al momento dell'impiattamento. Prepariamo la salsa. Mettiamo a scaldare 100 ml di brodo dashi in un pentolino. Aggiungiamo lo zucchero, il sake, il mirin e la salsa di soia. Mescoliamo bene il tutto in modo da sciogliere lo zucchero, portare a ebollizione e a questo punto togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Prepariamo la pastella. Mettiamo la farina di riso in una bacinella. Aggiungiamo il tuorlo d'uovo e mescolando con delle bacchette aggiungiamo l'acqua fredda. Mescoliamo la pastella lasciandola comunque molto grumosa. A questo punto copriamola con una pellicola alimentare e lasciamola riposare in frigo fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo i gamberi. Cominciamo col togliere la testa, quindi il carapace lasciando però attaccata la coda. Con un coltello molto affilato incidiamo la schiena e togliamo il budellino. A questo punto raschiamo la coda in modo da farla diventare trasparente. Capovolgiamo ora il gambero e pratichiamogli delle leggere incisioni sulla pancia, in modo che non si arricci in cottura. Fatto questo, immergiamo i gamberi nell'acqua fredda e laviamoli brevemente. Posiamoli poi su un piatto ricoperto di carta assorbente e asciughiamoli bene. Fatto questo, ricopriamoli con pellicola alimentare e lasciamoli riposare in frigo fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo la tempura. Scaldiamo l'olio a 180 gradi, aggiungiamo qualche goccio di olio di sesamo, passiamo le differenti verdure nella farina di riso. Immergiamole quindi nella pastella e tuffiamole nell'olio caldo. Mescoliamoli di tanto in tanto in modo che cucinino uniformemente. Dopo circa 3 minuti di cottura, togliamole dall'olio e posizioniamole su un piatto ricoperto con un foglio di carta assorbente. Eliminiamo di tanto in tanto i residui di pastella per evitare che brucino. Dopo aver cotto tutte le verdure, è la volta dei gamberi, che subiranno lo stesso procedimento. I gamberi richiedono meno cottura, quindi dopo massimo 1-2 minuti togliamoli dall'olio e disponiamoli sul foglio di carta assorbente. Una volta tutti gli ingredienti fritti, saliamo e prepariamoci per l'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Distribuiamo il riso caldo nel fondo delle nostre ciotole. Cominciamo ad aggiungere gli ingredienti fritti, cominciando con la melanzana, il cipollotto, poi la zucca, la zucchina, i gamberi, il fungo shiitake e la radice di loto.
cospargiamoli con un pizzico di Shishimito Garashi e un po' di salsa per terminare il tutto. E il nostro tendon è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa deliziosa e molto famosa ricetta giapponese. Come avete visto ci sono vari passaggi, alcuni semplici, alcuni un attimino più complicati. Per quanto riguarda il riso non c'è problema, la salsa è molto facile da fare. Per quanto invece riguarda la tempura bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi fondamentali in modo da riuscire perfettamente questa pietanza. Primo, non bisogna mescolare troppo la pastella, se rimangono dei grumi va benissimo, conferiranno una consistenza più croccante al vostro piatto. Secondo, è fondamentale la temperatura dell'acqua per la preparazione della pastella, deve essere freddissima, quasi ghiacciata, e tutti gli ingredienti prima di finire nell'olio bollente dovranno essere freddi almeno da frigo. E quando dico tutti intendo tutti: le verdure, i gamberi, la pastella ovviamente e anche magari la farina di riso, perché sarà proprio lo shock termico tra il freddo dei vostri ingredienti e il caldo bollente dell'olio che determinerà la riuscita della vostra ricetta. Terzo punto, sempre molto importante, la temperatura dell'olio. 180 gradi, non meno, non di più. È chiaro che con una friggitrice la cosa non è complicata, ma utilizzando un uovo come ho fatto io dovete giocare un pochino con la temperatura, quindi aumentando e diminuendo la fiamma. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e azionate la campanellina. E io la prossima settimana sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!